Salve a tutti ragazzi, un video dalla macchina e analizziamo un attimo la situazione in casa Napoli, perché finalmente ritorna la Serie A, conclusa questa pausa nazionale con i tanti azzurri impegnati, 16 elementi impegnati nelle varie nazionali. Dobbiamo preparare la partita con il Milan, sfida importantissima, nemmeno dal punto di vista del punteggio in campionato, ma dal punto di vista della mentalità e dal punto di vista psicologico, perché è una partita che può far da spartiacque prima della doppia sfida di Champions nei quarti di finale con il Milan. Andiamo per gradi, perché ci sono delle notizie, ultime notizie arrivate per quanto riguarda alcuni calciatori del Napoli. Chi è tornato in rosa? Raspadori, che finalmente ha fatto ieri quasi tutta la sessione in gruppo, quindi recuperato il nostro Jack. Andiamo per gradi, partiamo da una dichiarazione di Kim, che in un'intervista durante le partite della nazionale ha rilasciato una dichiarazione travisata un po', ovviamente, dagli addetti ai lavori, nel quale Kim diciamo che esortava se stesso nell'essere più concentrato, ovviamente, nella squadra di club che sulla nazionale al momento, perché il Napoli sta facendo una grande stagione. Ovviamente restare concentrati nella squadra di club, che deve giocare il quarto di finale di Champions e prima in campionato, ci stiamo giocando lo scudetto, ci sta tutta una dichiarazione del genere, però è stata travisata e non era volere di Kim mettere in secondo piano la propria nazionale, e l'ha dichiarato chiedendo scusa subito su Instagram, facendo delle scuse che credo siano state accettate tranquillamente da tutti i tifosi coreani, perché Kim ci ha sempre messo la faccia, è sempre stato tra i primi a fare grandi prestazioni anche nella nazionale di appartenenza, e poi è un uomo tutto di un pezzo e di un'umiltà incredibile, e lo vediamo da questi fatti. Vengono travisate alcune dichiarazioni e lui si scusa, anche se le scuse poi possono arrivare dal diretto interessato, come può anche il diretto interessato fregarsene dei media e delle dichiarazioni travisate. Però Kim è un calciatore fortissimo, ma prima di essere un calciatore fortissimo è un grande uomo, e lo si vede da queste dichiarazioni e da come vengono gestite queste situazioni personalmente da lui. Poi abbiamo in casa Napoli, ragazzi, il ritorno di Raspadori finalmente da un infortunio che si è rivelato più lungo del solito. Credevo tornasse prima, però ieri ha svolto tutta la seduta di allenamento quasi con il gruppo, quindi l'arma in più del Napoli, fondamentale, ripeto, perché Raspadori è fondamentale come arma in più e come alternativa al gioco di Spalletti, perché è vero, hai Kvaratskhelia, hai Osimhen, stai giocando un gran calcio, però in alcune partite dove la situazione si mette non in discesa, riesci a creare poco e a scardinare meno di altri match. Raspadori, lo stesso Simeone, diventano pedine fondamentali per avere quei cambi e quella panchina lunga che ti possono permettere di arrivare ad obiettivi come lo è lo scudetto, come un possibile passaggio, mi auguro per noi tifosi napoletani, un passaggio del turno alle semifinali di Champions League, anche se le partite col Milan in Champions vanno giocate e non saranno per niente una passeggiata, perché la Champions è una competizione a sé, ha altre motivazioni, gli stimoli sono diversi. È un Milan che in Serie A può dire ben poco per la lotta per lo scudetto, perché il Napoli ha fatto il voto, quindi punterà totalmente al passaggio del turno alle semifinali in Champions. È una squadra titolata, la storia parla da sé, quindi da questo punto di vista massima attenzione. Kvaratskhelia sta tornando a Napoli, è partito, che ore sono? È l'una, è partito verso mezzogiorno per raggiungere ovviamente la squadra e Spalletti, e si comincerà a lavorare finalmente a questa partita con il Milan del 2 di aprile,
per cercare anche di vedere. È una partita secondo me dove possiamo vedere la condizione psicofisica, la condizione atletica del Milan, che poi devi affrontare 10 giorni dopo, quindi la zuppa cambierà ben poco dopo 10 giorni, quindi è anche un ottimo test per vedere chi sta meglio, chi ci arriva meglio, chi al limite ha delle lacune. Dal punto di vista del Napoli non credo ci siano gravi lacune o imprevisti. Abbiamo solamente Beresischi infortunato per gli andazzi delle nazionali, però dal punto di vista atletico siamo tutti quanti a disposizione e non dovrebbero esserci tanti cambiamenti o stravolgimenti di formazione, quindi mi aspetto comunque lo stesso Napoli. Io credo che Spalletti 11 che vince non si cambia, ci saranno i soliti ballottaggi, Politano Lozano forse o Mario Rui Olivera, ma per il resto si cambierà ben poco ed è ottimo così, perché la panchina ce l'hai lunga apposta per vedere poi in partita se serve, cosa serve, alternative e quant'altro. Poi ho fatto un video questa mattina e la notizia che poi mi ha fatto arrabbiare un pochino, e forse è ancora da vedere, il divieto della trasferta per i tifosi napoletani di Milan-Napoli, l'andata dei quarti di finale di Champions, poi correlata agli scontri di Napoli-Eintracht, dove i tifosi del Napoli non c'entrano praticamente niente. Però ho fatto un video, ragazzi, vi invito ad andarlo a vedere, lo trovate sul canale, è stato caricato quest'oggi, quindi molto semplice da trovare se volete avere qualche delucidazione su questa situazione. Però questo video è improntato prettamente su quel paio di situazioni che il Napoli sta vivendo e sulla notizia di Kim, che si è rivelato ancora di più un grande uomo prima che un grande calciatore. Un applauso a Kim e un in bocca al lupo al nostro Jack Raspadori, perché avevamo bisogno di te, abbiamo bisogno di te, e Spalletti ha soprattutto bisogno di queste alternative. Sempre Forza Napoli, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, mettete un like a questo video anche se è una versione in macchina, e ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!